Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi faremo questo portaocchiali con l'apertura click clack. Questo è un progetto che mi è stato richiesto da voi e quindi sono stata felicissima di poterlo appunto realizzare, anche perché mi sono misurata con una cosa diversa per quanto mi riguarda. Dentro va cucito a mano per attaccarlo qui alla chiusura e ovviamente facendo un punto il più possibile invisibile, ecco. Quindi mi sono adoperata per cercare di fare un cartamodello che sia semplice un po' per tutti, quindi da scaricare, da applicare sulla stoffa, tagliare, cucire e via, insomma. In questo modo potrete anche fare dei portaocchiali tranquillamente da vendere anche nei mercatini, insomma, in maniera molto semplice. Per fare questo portaocchiali quindi avremo bisogno di alcune cose. Questa è una chiusura ovviamente click clack da 8 cm e mezzo. In questo caso io le ho trovate curve, non sono quelle rettangolari, quindi utilizzerò queste qui e il cartamodello sarà per queste chiusure qui. Poi avremo bisogno di una fodera, della stoffa esterna e di un'imbottitura. Questa sarà da 2 mm, insomma, non è molto corposa, che ricorda anche un po', diciamo, il panno Lenci, quindi volendo potreste usare anche quella come imbottitura, però io preferisco sempre utilizzare delle imbottiture delle stoffe piuttosto che il panno Lenci, perché se magari poi lo andiamo a lavare e stirare non so come potrebbe reagire appunto il panno Lenci sotto la stiratura. Ovviamente dovete stirare sempre a bassa temperatura, perché sì, è vero che fuori c'è il cotone ma dentro comunque c'è un'imbottitura sintetica. In questo caso questa non è il Thermolam, quindi dovrete per forza abbassare il ferro da stiro. Se invece utilizzate un'imbottitura tipo Thermolam, quella che va anche dentro le presine, potete stirare tranquillamente ad alte temperature. Bene, io direi di cominciare e partirei subito facendovi vedere come si fa il cartamodello, in modo che potete farlo da voi a casa oppure scaricarlo qui. Vi metterò sia il link in alto alla fine del video e potete trovarlo anche sotto la descrizione del video e quindi scaricarlo da lì. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per rimanere aggiornati sulle prossime uscite appunto dei video tutorial che farò. Non resta quindi che metterci al lavoro e buona creatività a tutti. Per questo cartamodello io utilizzerò un foglio a quadretti da 0,5 mm, quindi ogni quadretto misura mezzo centimetro. Per fare un centimetro bisognerà avere 2 quadretti. Allora, per fare questo cartamodello traccerò una linea orizzontale di 20 centimetri, dopodiché segno la metà, quindi a 10 centimetri. Qui segno 4 centimetri e poi scendo un po' più sotto. Allora ho avvicinato poco poco, quindi ho tracciato questa linea e poi quest'altra linea qui sopra di 4 centimetri. Allora a questo punto io posiziono il buco centrale, cioè qui e qui sotto, lo posiziono su questa riga che ho tracciato e devo posizionare questa chiusura in modo che la molla, questa parte qui, sia sotto la riga. Allora, per agevolare il procedimento l'ho aperta, questo è il buco centrale che capita tra le due palline della chiusura. Adesso la molla è sotto la riga, quindi io faccio fino a qui dove c'è lo smerlo, dopodiché segno in diagonale in questo modo qui 1 centimetro fino al quadretto. Adesso prendo la misura degli occhiali, che nel mio caso sono 14 centimetri, aggiungo 1 centimetro. Da questa piccola diagonale che ho segnato misuro 15 centimetri. La stessa cosa la faccio qui al centro. Dopodiché chiudo. Una volta che ho chiuso, io adesso vado a misurare 2 centimetri, quindi metto faccio il segno qui e un altro segno qui a 2 centimetri e vado a creare il mio angolo stondato ed eccolo qua. Quindi qui erano 4 centimetri, qui è 1 centimetro, questi qui sono 15 centimetri e anche questi 15
centimetri, perché abbiamo detto la misura dell'occhiale più 1 centimetro, e qui sono 2 centimetri e 2 centimetri con la chiusura circolare di 8,5 centimetri. Quindi io qui avrò segnato carta modello portaocchiali con la chiusura circolare di 8 centimetri e mezzo. Adesso io vado a ritagliare tutto il cartamodello. In questo cartamodello non abbiamo il margine di cucitura, quindi dovremo tagliare la stoffa 1 centimetro tutta quanta intorno. Se voi volete potete tranquillamente con una riga prendere quindi la misura e segnare ad 1 centimetro, fare tanti puntini e riprodurre appunto la sagoma. Allora, a questo punto dobbiamo fissare la chiusura. Per fissare la chiusura abbiamo fatto appunto questi due puntini qua, e questi puntini qua devono andare praticamente nel foro centrale. Io per fare questa operazione metto uno spillo qui
e poi fisso altri 2 punti, ne metto uno qui e di qua faccio la stessa cosa e poi vedo se è centrato, perché il problema di queste chiusure appunto è centrarla. Questo metodo, mi raccomando, con molta calma e pazienza, perché sicuramente non è il massimo. Potete imbastire, A questo punto io adesso vado a fissare il filo, lo fisso qui sotto in modo che poi la chiusura me lo copre. Allora adesso io cercherò di farvi vedere 2 tipi di cucitura, cerco di farvelo vedere da vicino. Entro, rasente il bordo, e poi prendo ad 1 millimetro un pezzetto di stoffa che mando appunto in dentro e riesco dal buco dove sono entrata, quindi dove c'è questo filo, eccolo qua. In questo modo rimangono soltanto dei puntini prendo 1 millimetro e rivado dentro al buco ed eccolo qua, rimangono soltanto dei piccoli puntini. Io spero che si riesca a vedere, purtroppo se guardo i punti non riesco a guardare la telecamera, quindi sono uscita da qui, adesso entro in quest'altro, esco qui al bordo, prendo sotto ad 1 millimetro e rientro nel buco da dove sono uscita. Allora, questo qui è il mio portaocchiali terminato. Come potete vedere, qui ho usato un tipo di punto, mentre qui ho usato quello, diciamo, classico, che poi avevo utilizzato anche qui con del filo celeste. Dentro poi, ragazze, perdonatemi, ma o guardo la telecamera o guardo qui, e quindi è venuto, diciamo, così. Come potete vedere, questo qui che ho fatto senza, diciamo, la telecamera, il lavoro risulta nettamente più pulito. Oltre che qui io ho utilizzato apposta un filo a contrasto proprio per farvi vedere come veniva la cucitura. Ovviamente con un filo in tinta non si sarebbe visto come si vede qui. Qui si vede pochissimo, ma veramente proprio poco, anche perché ho cercato di andare proprio sotto, quindi insomma si vede veramente poco. Mentre invece qui, ovviamente poi con la telecamera e tutto, insomma il risultato è un po' diverso. Mi raccomando, quando fate questo lavoro potete tranquillamente imbastire anziché infilare gli spilli come ho fatto io, ok? Come vedete entrano anche gli occhiali da sole. Ed ecco qua il mio portaocchiali terminato. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, appunto, se non l'avete già fatto, e mi raccomando fatemi sapere come vi siete trovati con questo tutorial. Vi ricordo che il cartamodello potete trovarlo o qui sopra al link che metterò, oppure sotto al video nell'info box e nella descrizione appunto del video stesso. Se il video poi vi è piaciuto, condividetelo. Ciao!